Benvenuti avventurieri incoscienti. Oggi vi porto in un luogo dove la realtà si contorce, le statue vi fissano e la logica prende le ferie. Signore e signori, benvenuti nel Bosco Sacro di Bomarzo, dove la natura si mescola con l'arte e i vostri sensi verranno messi alla prova. Scusate, mi è sfuggito il demone interiore. Oggi esploreremo questo luogo mistico e surreale, avvolti dalla natura e dal mistero. Ogni passo potrebbe svelare un segreto dimenticato dal tempo. Ma il viaggio non finisce qui. Saliremo fino al borgo di Bomarzo, da lassù potremo ammirare panorami sulla valle. Insomma, preparatevi a un tour tenebroso. Siamo nel cuore dell'Alto Lazio, in provincia di Viterbo, dove tra colline e boschi si nasconde un luogo dimenticato dal tempo. Ciao amici, oggi siamo al Bosco Sacro vicino Viterbo. Siamo vicini ad Halloween, quindi abbiamo detto troviamo un posto un po' a tema, che ci piace, che ci fa vedere cose diverse. Questo è il posto ideale. Infatti è la giornata a tema e abbiamo anche qualcuno vestito a tema. Non è una foto. Salve! Andiamo. Tu praticamente metti la mano. Esatto, e lui ha spiegato tutto con un chiarissimo italiano. E che stecca! Hai visto che bella la strega? Dici ciao! Che hai detto? La bambina ha chiesto chi è lei, che fa lei. Io ho detto sono Befana. No, la strega. La Befana fra un po', fra un paio di mesi. Prima di iniziare il tour vi vorrei chiedere di iscrivervi al canale, aggiungere la campanellina per le notifiche e mettete un bel pollicione, un bel like al video, mi raccomando. No, allora, siamo... Aspetta. Allora, oggi è una bellissima giornata, infatti ne stiamo approfittando, dato che poi ci sarà un periodo di nebbia e tristezza, e quindi con la strega e un paesaggio di fantasia vi facciamo vedere il bosco incantato, il bosco misterioso. Com'è che si chiama il bosco? Il Sacro Bosco. Allora, qui abbiamo intanto un'atmosfera stile Cambogia. E niente, anche domenica scorsa è stato molto carino fare un'escursione a Tivoli, infatti andatevi a vedere anche il video di Tivoli, molto bello, consigli? Certo. Certo. Vedi, abbiamo le stesse radici della Cambogia, dai. Sento ruscello. Qui c'è una capanna, la capanna di Zio Tom. Sacro Bosco di Bomarzo. Non fumare, non mangiare, non correre, non arrampicarsi. No, mi voglio arrampicare. Non si può fare niente. Qui abbiamo un ruscello. E qui inizia il percorso. Oggi faremo così. Siccome le statue non hanno, diciamo, hanno quasi un'interpretazione personale, soggettiva, ci faremo un'autointervista su quello che è l'interpretazione di queste statue. Per esempio, Maya, che cosa vedi qui? Che cos'è questa? Tu riesci a decifrare? Dai, ti do un suggerimento. Chi conciglia in arcate et labbra strette non va per questo loco, manco e ammira le famose del mondo moli sette. Chiaro? Dai. Certo. Già chiaro. Perché dobbiamo dare un'interpretazione se è già chiaro? Oh, guarda che strano. Qui dentro troveremo statue gigantesche, creature mitologiche e illusioni che ingannano i sensi. Tra alberi secolari e radici contorte la natura si intreccia con la pietra. Ok, qui abbiamo la mappa, percorso indicativo, cascata, c'è la cascata, mausoleo, insomma mi hanno detto che dura almeno un'ora e mezza tutto il percorso. Se avete la strega con la scopa che vola, secondo me è un po' più facile, perché
che sorvolate tutto. Ah, vedi? Un antico tempio che è stato distrutto e poi l'hanno capovolto. Sembra un sasso, lo so, però in realtà è un pezzo di tempio. Esatto, si vede. Ma che figata! Questo è il tempietto rinascimentale che spicca tra le sculture del bosco, un omaggio a Giulia Farnese, l'amata di Orsini. In mezzo a tanta follia è l'unico angolo che sembra parlare d'amore e armonia. Infatti questo parco è un mistero, è un incrocio tra un labirinto, un parco tematico, ecco, stile Halloween, e un parco naturale. Infatti è unico nel suo genere. Attenzione che questi scalini avranno 2000 anni. Chi scivola vince. Vuoi vincere? Chi scivola, se muore e vince. Ok. Soprattutto se mancano gli ultimi scalini tipo. Ci sono le uova giganti. Dunque, come nasce questo sacro bosco? No, non è stato un colpo di genio di un giardiniere medievale, ma nel 1552 Orsini lo fece creare dopo la morte della moglie, trasformando il dolore in un labirinto di sculture surreali. No, niente, mi è rimasta impressa la Cambogia, perché mi ricorda proprio questo mix tra storia, strutture abbandonate e la vegetazione intorno rigogliosa. Solo che lì c'erano quegli alberi, ci sono degli alberi bellissimi che abbracciano e inglobano praticamente tutta la struttura. Qui ci sono i funghi, bellissimi. Interpretiamo questa figura, vai. Allora, Ti vedo decisa, vai. Sì, serpente, Sì, le gambe di serpente, sì, e sopra la signora, sì, però le gambe, le sì, piedi sì. è di leone. Ah. Quindi è mix. Ok, ottimo. Cambiate video. E qui abbiamo invece una spaccata della medusa. Sì. Però lì è il contrario, sopra aveva i serpenti, questa sotto ha i serpenti. Strano, è diverso. Non si capisce chi sono. Tu non capisci chi sei? Ancora no. Non capisci chi sono. Guarda, ma non hai visto questo? A parte, cioè, a questa ne mancano un po' di braccia. Peccato, guarda, è molto consumata. No, ma guarda questo è super bello. È un cane a 3 teste. Hai visto che bello? E poi c'è lui, il guardiano degli inferi scolpito nella roccia, il cane a 3 teste Cerbero, simbolo del confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Questa invece è la bocca dell'orco, una grottesca faccia di pietra con la bocca spalancata tanto grande da poterci entrare dentro. Un passaggio scuro che sembra inghiottire chi osa varcarlo, ma tranquilli, nessuno è stato mai digerito. Questa invece è la strega del parco che fa sempre le foto, ha il potere di fare 1000 foto in un secondo. Perché questo è un drago strano. Ma guarda quello che c'è sotto, questo coso qua. Un cane che morde un drago. Questa è una delle scene più spettacolari, un drago in lotta con 2 leoni, una scultura che simboleggia il conflitto tra il bene e il male. Senti, interpretazione di questo? Ecco l'elefante da guerra, un colosso di pietra che calpesta un poveraccio, un guerriero, come se fosse un insetto, simbolo di forza e potere. Il Sacro Bosco è un labirinto di sculture bizzarre e surreali, tra giganti in lotta e draghi furiosi. Tutti guardano le sculture, io guardo dove posso guadagnare dalle cose che abbiamo qua. Abbiamo un po' di soldini. Dimenticato per secoli, oggi il Sacro Bosco è uno dei luoghi più enigmatici e fotografati d'Italia. Questa è una casa storta. Entriamo? No, come il bagno? Come il bagno? Non è un bagno questo. Vedi? Non credo che sia un bagno questo. Infatti che mi sento veramente un po' disorientato. Guarda che sensazione strana.
La casa pendente, entrarci è un'esperienza strana. Il pavimento inclinato inganna i sensi e stare in piedi diventa una sfida. Qui la logica vacilla, proprio come chi ci entra. Si fa strano, eh? Mamma mia. Abbiamo? Che cosa? No, sei tu che tendi ad andare verso il basso. Sì, aspetta, facciamo una foto qua. È troppo strano. Sembra che giri, vero? Infatti non si capisce niente. Passeggiando qui tra statue bizzarre e illusioni ottiche sembra quasi di entrare in un quadro surrealista. Non a caso Salvador Dalì visitò il Sacro Bosco e ne rimase affascinato. Chissà quanto di questo luogo ha influenzato il suo mondo visionario e presto nel video su Barcellona scopriremo di più sulla sua arte e sulla sua terra. I funghi. No, questi sono buonissimi. Che bel muschio. Dopo la morte di Orsini, il Sacro Bosco fu abbandonato per circa 400 anni, fino a quando negli anni 50 venne riscoperto e riportato alla luce. Wow, guarda che bello questo. Sembro io quando faccio fare le verticali ai clienti. Allora Maya mi ha detto guarda, qui è bellissima una foto mentre tu fai la verticale. Sì, però non è che è molto contestualizzata, perché c'è questo qui che sta morendo, quello lì che sta uccidendo. Questa è una patologia, l'elefantite. No, ma io sono affascinato da questo muschio ovunque. Infatti il muschio, verde, vivo e onnipresente, ha conquistato ogni dettaglio del parco. Ormai è lui il vero artista, creando un tappeto soffice e misterioso su pietre e sculture. Cavallo alato, delle ali un po' troppo piccole però. Davanti ai ruscelli che scorrono placidi, eccola lì, la tartaruga di pietra, simbolo di saggezza, stabilità e resistenza nel tempo. Non ho pizzicato? No, Come no? non vedo. Non ho pizzicato. A differenza di altri giardini rinascimentali progettati con un chiaro significato simbolico, Bomarzo non ha un'interpretazione univoca. Nessuno sa con certezza se il parco segua un percorso iniziatico, filosofico o se sia solo frutto dell'immaginazione sfrenata di Orsini. No, questo è sofficissimo. Guarda. Il parco sembrava piccolo, ma invece l'intero Sacro Bosco si estende su circa 3 ettari, pieni di sculture e sentieri. Pure castagne, dai, che sta a fare? Maia. Diverso, strano. È tutto troppo strano. Il biglietto intero costa 13 euro, tranne per le streghe che pagano il doppio. Questa casa è quella di prima. Adesso ho capito perché ci veniva da cadere. Vista da sotto, la casa inclinata sembra sul punto di crollare. In realtà è stata costruita così apposta per creare un'illusione ottica che disorienta chi vi entra. Il paesaggio qui è surreale, avvolto da un silenzio mistico che sembra quasi di essere scivolati in un'altra dimensione. Una sfiga per tutti. Interessante. Ciao. Ci accingiamo a concludere il nostro tour nel parco dopo un paio d'ore di esplorazione tra sculture enigmatiche e sentieri, e devo dire che ogni angolo ha qualcosa di inaspettato. Ogni dettaglio ti sorprende. Oh, una bella balconata. Il verde è ovunque, nel prato, negli alberi, sulle statue ricoperte di muschio e persino tra le radici che si intrecciano con la pietra. Essere immersi in questo scenario ha un effetto strano, la mente si rilassa, i pensieri si fanno più leggeri e sembra quasi di entrare in sintonia con il bosco. Forse la magia della natura o forse la magia di questo parco. Ah, vedi questa struttura. Guarda, se facciamo un buco lì, facciamo la nostra tenda nel bosco. La tenda di pietra. Ci godiamo l'ultima statua che di rilassante ha ben poco.
anzi sembra quasi volerci lasciare un messaggio d'ansia, ma una cosa è certa, non siamo stanchi, anzi siamo carichi di energie, pronti per rimetterci in cammino. Dai, diamo una nostra recensione. Bel parco, venite considerando di vedere qualcosina vicino perché dura circa un'oretta e mezza, per cui fatevi il vostro giro e pianificate altro. Molto bello, diverso, strano, non si capisce niente. Tutto verde, bellissimo. Approfittiamo della vicinanza con il centro storico di Bomarzo, che è a pochi metri dal Bosco Sacro. Che belle fontane senza acqua, abbandonate. Dove si va qua? C'è una scultura? Ma cos'è? No, è una casa privata. Pure la città strano, mostro. Esatto. Lasciato alle spalle il Sacro Bosco, ci dirigiamo verso il borgo di Bomarzo. Vamos, gli scalini ci aspettano. Ma è una statua o un modo per nascondere Maya? Non si capisce, giravo per capire che cosa, ma non lo so. Devi girare almeno 10 volte per capire. C'è nessuno? C'è qualcuno? Questi posti desolati. Chi vive lì? E ad accoglierci non saranno certo folle di turisti. Qui il tempo sembra scorrere più lentamente, più del Sacro Bosco. Non c'è nessuno, veramente? Tu praticamente da qui è finito il paese, capito? Sono... perché è piccolo. Senti i profumi. Chi sta cucinando le polpette? Chi vuole ospiti? Io... Aspetta. Qua, questa signora sta preparando. No, Autobus. quello è sapone. No, guarda quel borgo lì. Guarda che mura altissime. Saliamo con questo? Guidi tu, eh? Mi sento un po' nel Medioevo qua. Le vie sono super silenziose tranne per i tacchi di Maya e ovviamente ci siamo persi. E come si fanno lì sopra? Ma è tutto nella roccia, no? Sì, tutto. Queste cose abbandonate ad Halloween. Questa vietta. Hanno anche lasciato un water. Vabbè, la tavoletta. Guarda che figo. Che bella porta. Insomma. Vuoi vivere qui? No. E come si fa? Vuoi scalare? E questa è la strada che dicevo io, Maya, ma tu... Ma dicevo io, andiamo là. Tu no, andiamo qua. Salve. Praticamente abbiamo fatto il giro del borgo antico senza sapere che l'entrata fosse solo una. Siamo arrivati all'entrata del palazzo medievale. Che bello. Wow. Sì. Questo è proprio il Medioevo nel 2024. Dalla terrazza panoramica la valle si estende sconfinata, mentre il borgo appare come un intrigo di tetti e vicoli incastonati nella roccia. Come abbiamo potuto constatare, Bomarzo non è solo un borgo, ma è una fortezza naturale, costruita su una rupe di tufo e circondata da mura invalicabili. Sotto il borgo si nasconde un intricato sistema di grotte e passaggi sotterranei scavati nel tufo, usati come rifugi e vie di fuga in caso di attacchi nemici. Ma è inquietante, guarda, non c'è una persona del posto, solo qualche turista. Sarà che è domenica, ma non vediamo anima viva. Le strade sono deserte, molte case in vendita e l'atmosfera ha quel senso strano di abbandono. È un po' triste, come se un'intera comunità avesse lasciato tutto all'improvviso, lasciando il borgo sospeso nel tempo e soprattutto senza futuro. Nonostante la desolazione, il borgo ha un fascino magico, tanto da essere riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia e premiato con la bandiera arancione, un titolo riservato ai piccoli centri d'eccellenza. Vedi, tutti vanno al Parco dei Mostri e nessuno viene a visitare il borgo di Bomarzo, che
che è strapiccolo, ma veramente figo, bello, caratteristico, medievale, tranquillo. Non ci sono neanche i gatti, neanche un gatto questa volta. Un museo a cielo aperto, dove piazzette e vicoli curati si intrecciano nel silenzio assordante, mentre antiche chiesette scavate nel tufo sono sparse negli angoli del borgo. Dov'è che abbiamo visto tante bandiere? Ah, ad Amelia? Andate a guardare anche il video di Amelia, bellissimo. Tanti bandiere. No, ma bello. C'è anche una cascata senza acqua, però comunque è bello. Che fai? No, sto pensando, sai che cosa? Quando sto vedendo così paesino, così carino, però è spento, mi dispiace tanto. Perché? Perché è triste, 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 triste. Già, è triste. Soprattutto perché quando un paese non ha il numero sufficiente di persone per aprire o comunque mantenere aperta una scuola, i bambini devono spostarsi verso un'altra scuola. Ovviamente le famiglie che cosa fanno? Si spostano per facilitare ovviamente gli spostamenti, diciamo a livello logistico si spostano per andare vicino alla scuola e questi borghi vengono abbandonati. È effettivamente un po' triste. Io ho visto un bambino solo. Un bambino. Dedico questa via a tutte le guerre che ci sono, perché questa è via della pace, simbolico. Di qua. E siamo arrivati, man mano camminando che siamo arrivati alla mano. Qua non c'è persona, è questo che ha fatto. E quelli sono degli uccelli. Ora capisco perché era una fortezza, guardate che altezza impressionante. Beh, vedi, comunque vivere qui comunque ha le sue difficoltà, perché Non c'è supermercato, sì, c'è bar, ristorante, sì. Però il postino passa. Bomarzo è un piccolo comune con una popolazione di circa 1600 abitanti. Negli ultimi anni ha registrato anche un lieve calo demografico, una riduzione circa dell'1,5% ogni anno. Guarda, una persona che vive in questi posti, che comunque hanno il collegamento autostradale, secondo me vive meglio, È felice. ma soprattutto è sereno, senza stress. Pensa a vivere qua. Guarda quanto è alto, guarda. È vero, non c'è stress, ma tra vicoli stretti e pochi servizi non è proprio comodo. Si vende tutto. Cioè, abbiamo visto delle case tipo monolocali a 15.000 euro, case da quant'era? 110 metri quadrati a 45.000 euro. Cioè, stiamo scherzando. Attenzione, c'è traccia di gatti. L'altra faccia della medaglia? Le case costano così poco che potresti comprartene una con il resto della spesa, se solo ci fosse un supermercato. Siamo persi. C'è un pulsante moderno e se lo spingi tipo 1000 volte dovrebbe uscire l'acqua fra 1000 anni. No, non esce. Amici, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e condividete per aiutarci a crescere. Rigenerati e pronti per ritornare. Mazza, questo col casco integrato. Ci vediamo per il prossimo tour. Ciao, alla prossima. Alla prossima.